Ciao a tutti e bentornati. Oggi parliamo di alcune espressioni che sono davvero utili per la conversazione, perché vi permettono di esprimere delle sfumature di significato che portano la vostra conversazione su un altro livello. Vi insegnerò 14 nuove espressioni. Per aiutare il vostro ascolto, le trascriverò tutte nella descrizione di questo episodio. Le espressioni che vedremo sono di gran lunga, in fin dei conti o alla fin fine, tanto vale che, prima o poi, non vedere l'ora, una sorta di o più o meno, se non altro, detto ciò, come nessun altro, nel giro di o nell'arco di, sempre di più e sempre di meno o sempre meno, ogni 2 giorni, ad alta voce. Ovviamente farò degli esempi con queste espressioni. Do you like listening to podcasts? Would you like to create your own channel? There is Anchor, the easiest way to make a podcast. It's totally free. With 1,000 of creation tools, helps you to create and edit your own podcast directly from your phone. Everything you need in one place. Anchor will distribute your podcast for you. It can be heard on Spotify, Apple Podcast, and many more. Download the free Anchor app or go to anchor.fm to get started. Iniziamo con la prima. Di gran lunga. Di gran lunga significa by far. Ecco degli esempi. Paola è di gran lunga l'impiegata migliore dell'azienda. Quindi questa locuzione avverbiale, di gran lunga, ha un valore di superlativo, perché un'impiegata brava come Paola non esiste. Numero 2. In fin dei conti, o alla fin fine. Significano at the end of the day. Esempi. Alla fin fine non è niente di così grave. In fin dei conti vogliamo solo essere felici. In questi esempi, dopo alla fin fine e in fin dei conti, è presente una sorta di riflessione finale. Numero 3. Tanto vale che. Significa might as well. Esempi. Se si deve rimanere in silenzio ad una festa, tanto vale rimanere a casa. Se la maglietta è a metà prezzo, tanto vale comprarne 2. Anche questa espressione introduce una riflessione, se vogliamo, una riflessione di convenienza. Numero 4. Prima o poi. È un'espressione che si riferisce al tempo, quindi un'espressione temporale, che può significare sooner or later oppure at some point. Dipende dalla frase. Ad esempio, prima o poi Marco lo scoprirà. Iniziamo a mangiare. Sara arriverà prima o poi. In italiano, prima o poi è usato con il significato di sooner or later, oppure con il significato di at some point, ma l'espressione è sempre la stessa. È sempre prima o poi. Numero 5. Non vedere l'ora di. È un'espressione che significa to look forward to, oppure cannot wait to, ed esprime entusiasmo per qualcosa che si farà in futuro. Esempi. Non vedo l'ora di andare al concerto. Non vedo l'ora di partire. Numero 6. Una sorta di, o più o meno. Significa a kind of, ed è un'espressione molto colloquiale, tipica del parlato quotidiano. Esempi. Questo film è una sorta di commedia. Ti è piaciuto il film? Più o meno. Numero 7.
Se non altro può significare if nothing else, ma anche at least. Vediamo due esempi. Se non altro ci ha detto la verità. Era molto seccata, o se non altro così sembrava. In questo secondo esempio, se non altro è sinonimo di perlomeno. In realtà, anche nel primo esempio, se non altro, può essere sostituito da perlomeno o anche almeno. Numero 8. Detto ciò. Significa with that being said e si trova sempre ad inizio frase. Esempi. Detto ciò, possiamo andare avanti con la spiegazione. Detto ciò, possiamo cambiare argomento. Lo troviamo sempre all'inizio della frase, perché rappresenta un punto di svolta nel discorso. Numero 9. Come nessun altro. Significa like no other. Esempio, Maria è una cantante senza pari, cioè che non esiste una cantante come lei, che è brava come lei. Numero 10. Nel giro di o nell'arco di. È un'espressione di tempo. Esempi. Stefano si laureerà nel giro di 2 giorni. Ne sono sicuro. La strada è cambiata molto nell'arco di 2 giorni. Quindi, nell'arco di e nel giro di fanno riferimento al tempo e poi dopo possiamo mettere anni, giorni, mesi, minuti, secondi, eccetera. Numero 11. Sempre di più o sempre più. Fa riferimento a qualcosa in crescendo. Esempi. Marco fuma sempre di più. Si fa del male da solo. Laura diventa sempre più bella ogni giorno che passa. Abbiamo due opzioni. Sempre di più. Lo utilizziamo generalmente con i verbi o dopo i verbi. Vedete nel primo esempio. Mentre sempre più, senza la preposizione di, lo utilizziamo con gli aggettivi e come vedete appunto nel secondo esempio. Mettiamo questa espressione prima dell'aggettivo. Numero 12. Sempre di meno o sempre meno. Significa less and less. Ritroviamo le stesse caratteristiche, quindi sempre di meno con i verbi e sempre meno con gli aggettivi. Esempio, Marco fuma sempre di meno. Meno male. Laura diventa sempre meno simpatica ogni giorno che passa. Numero 13. Ogni 2 giorni. Significa every other day. Quindi, qui non possiamo dire ogni altro giorno. Esempio, mia sorella mi telefona ogni 2 giorni. Infine, numero 14, abbiamo ad alta voce, che significa out loud. Esempio, leggere ad alta voce aiuta a pronunciare bene. Queste erano tutte le espressioni di oggi, con i relativi esempi. Ovviamente, queste sono solamente alcune di tutte le espressioni che esistono in italiano. Se avete qualche domanda o qualche dubbio, mandatemi pure un messaggio su HelloTalk o una nota audio su Anchor. Vi risponderò appena possibile. Se mi state ascoltando tramite Apple Podcast, non dimenticatevi di lasciarmi una recensione ed una valutazione. Sono sempre ben accette. Grazie mille per aver ascoltato anche oggi il mio podcast. Ci sentiamo nel prossimo episodio.